Benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come risolvere il problema della lavastoviglie che non chiude più. Quindi adesso andiamo anche a capire insieme cosa si intende per non chiude più, cioè andiamo a vedere tutte le varie cause, perché non chiude più, il portellone poi è un po' generico, quindi può essere che ci sia la porta bloccata a metà che non chiude. Potrebbe essere che la porta arriva fino a fine corsa, però voi spingete, questa si chiude ma viene respinta, quindi si riapre da sola. O può anche essere che voi spingete ma non sentite più il clac della porta che aggancia alla serratura, quindi non aggancia bene, non rimane chiusa. Quindi adesso insieme andiamo a capire i vari problemi che si possono creare e quali sono i pezzi giusti da cambiare per risolvere questi problemi. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo per favore iscrivetevi al canale, l'iscrizione al canale è completamente gratuita, vi basta semplicemente cliccare qui in basso, da qualche parte ci dovrebbe essere scritto iscriviti, non dovete compilare niente, vi basta quindi semplicemente cliccare. Iniziamo prima a capire come risolvere le cose più banali. Quando vi capita, cioè se dovesse capitarvi che la porta della lavastoviglie non resta chiusa, cioè nel senso che voi la chiudete ma questa si riapre, è molto probabile che, poi ve lo dico per esperienza perché mi è già capitato un sacco di volte, può capitare che ci siano le rotelle del cestello guaste. Quindi aprendo il portellone dobbiamo andare a verificare che le rotelle nei binari non siano rotte e fuoriuscite dalla sede. Quindi cosa facciamo? Andiamo a sganciare questo, anche questo dall'altra parte, e sfiliamo il cestello. Una volta sfilato il cestello andiamo a verificare che le rotelle siano nella loro sede, ma in questo caso dovreste trovarle staccate. A questo punto dovreste trovare delle rotelle qui che gironzolanti qui in questo binario, quindi a questo punto dovete estrarle, rimuoverle e mettere le rotelle nuove sul cestello. Perché cosa succede? La rotella fa spessore, quindi anche se questo va fino in fondo, il cestello non va fino a fine corsa, fuoriesce un po' da qui e quindi quando voi andate a chiudere cosa succede? Viene respinto dal cestello stesso, quindi per quello voi chiudete e questo si riapre da solo. Quindi in sostanza bisogna sostituire le rotelle del cesto superiore. Lo stesso problema si potrebbe verificare nel caso dovessero fuoriuscire delle viti del pannello di legno dalla lamiera qui, quindi se non sono avvitate bene, sono spanate, fuoriescono, queste viti fanno spessore e quindi quando poi andate a chiudere vanno a battere contro il bordo qui e fanno spessore appunto e non fanno chiudere la porta e la fanno riaprire. Bene, detto questo, che sono due cose veramente molto semplici, andiamo a vedere invece come si sostituisce la serratura della porta. Abbiamo già un video, adesso ve lo rifaccio così magari ve lo spiego meglio perché era un video un po' vecchio. Vi spiego come sostituire il criccotto, perché si chiama così tecnicamente il pezzo di ricambio, che è posizionato all'interno qui, e vediamo appunto come sostituirlo. Questo in caso voi dovesse chiudere la porta della lavastoviglie, cioè chiudete il portellone e questo non aggancia proprio. Quindi non è che viene respinto, non è che viene riaperto, ma proprio non aggancia. Quindi vuol dire che c'è il criccotto guasto. Allora, non sto a spiegarvi come si smonta il pannello di legno perché ci sono già un sacco di video nel canale, ce n'è anche proprio uno specifico che vi spiega come fare. Quindi andiamo direttamente alla sostituzione del pezzo. Adesso andiamo a svitare queste viti qua, quindi questa, 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 quest'altra e poi c'è un'altra qui nascosta che adesso non vedete. Quindi con un cacciavite a croce allora, fate molta attenzione perché questa lamiera qui, una volta rimosso il cruscotto, diventa molto tagliente, quindi usate magari dei guanti di protezione fatti apposta. Togliamo l'ultima vite. Allora, nel caso doveste far fatica ad aprire il cruscotto per accedere ai componenti, potete anche rimuovere questo, vi basterà togliere le altre 3 viti, quindi 3 viti da questo lato e 3 viti dall'altro lato. Ok, una volta svitato il cruscotto, apriamo, fate attenzione, ripeto che qui taglia,
Afferriamo, ovviamente staccate prima la spina, afferriamo il criccotto da qui, con un cacciavite a croce svitiamo queste viti. Ok, questo qui è il criccotto, che sarebbe la serratura. Questa, spostiamo questa linguetta e tiriamo via il morsetto, vedete? Molto semplice. Allora, alcuni modelli hanno questo tipo di morsetto e altri modelli hanno i Faston, quindi è diverso. Quindi se per caso la vostra lavastoviglie monta questo tipo qua, che è veramente difficile trovarlo, in genere montano tutti quanti quello con i Faston. Comunque nel caso dovesse trovare questo tipo qua, potete tranquillamente montare il tipo con i Faston. Vi basterà semplicemente tagliare i fili, vedete sono due fili, li tagliate con la forbice e applicate sui Faston, così potete collegare il criccotto, quello nuovo che ha il collegamento con i Faston. Però il problema non si dovrebbe porre perché, ripeto, questa versione qui ne avranno vendute forse 10, cioè solo la mia ce l'ha, ecco, non mi è mai capitato di riparare lavastoviglie con il criccotto di questo tipo qua, in questo modo qui. Montano già tutte il criccotto con i Faston, ripeto. Vi ricordo che se cercate il pezzo di ricambio da sostituire, lo trovate nel link qui in basso, quindi qui sotto vi basterà cliccare sui commenti e lì nel primo commento ci sono i link dei pezzi di ricambio e trovate anche questo. Bianco dovrebbe essere, lo trovate bianco, nero non lo fanno più. Niente, poi per rimontare quello nuovo è la cosa inversa, quindi avete magari messo i Faston, li ricollegate, in questo caso qui abbiamo il morsetto, lo posizionate qua sotto così, verificate che i fori siano centrati, poi mettete le viti e le aiutate. A questo punto poi potete provarlo. Fatto questo, rimettete le viti che avete svitato. Ok, spiegate queste 2 o 3 cose, adesso andiamo forse nella parte più interessante del video, quando il portellone della lavastoviglie vi rimane aperto, a metà o completamente aperto, e non c'è modo di smuoverlo. In quel caso lì ci sono da cambiare le cerniere. Allora, di cerniere in genere ne esistono di 3 tipi. Abbiamo queste qui che sono senza le molle e queste con le molle incorporate. Queste sono più facili da montare. Si differenziano perché appunto questa qui non ha le molle e queste qui invece, come potete vedere, c'è questo pezzo qui che è un po' diverso, quindi vi basterà osservare questa parte qui, poi questa è un po' più strettina, questa è un po' più larga. Comunque io le differenze proprio cioè, per capire quale cerniera monta guardo appunto questa parte qui. E niente, quindi dovete smontare la vostra lavastoviglie, dovete togliere i pannelli e verificare quale cerniere monta prima di comprare quelle nuove. Vi ricordo che, come sempre, che anche queste cerniere qui le trovate qui in basso cliccando nel primo commento in alto, quindi cliccando su commenti, il primo commento in alto è il mio e lì ci sono i link anche delle cerniere, quindi se vi servono le trovate lì. Allora, cosa bisogna fare per sostituire le cerniere? Innanzitutto le cerniere le vendono in coppia, quindi bisogna cambiare tutte e due, anche perché se ne cambiate solo una, poi c'è quella che ha lavorato di più, quell'altra che ha lavorato di meno, che è nuova, quindi sono un po' sbilanciate e poi rischiate che si danneggino di nuovo, quindi cambiatele tutte e due, se potete. Allora, la prima cosa da fare è quella di andare a smontare i fianchi. Per smontare i fianchi bisogna svitare queste viti qua, quindi questa qua e poi quelle dietro anche, questa qui, questa qui, questa qui
Anche qui di solito ce n'è una, qui manca, questa, quest'altra e questa qui. Allora, i modelli più nuovi sono a incastro, non ci sono le viti, quindi con un cacciavite a taglio bisogna fare leva e sganciarla. E per finire anche le viti dello zoccolino, non tutte, però potete anche toglierle tutte, quindi questa no in questo caso, ma questa qui sì. E anche da questo lato andiamo a svitare questa. Ok, fatto questo non ci resta che sganciare i fianchi. Ok, allora il fianco l'abbiamo tolto, qui è visibile la cerniera, ma dobbiamo togliere anche questa parte qui perché la cerniera è ancorata sia da questa parte che da questa. Quindi una volta tolte le viti che vi ho spiegato anche all'inizio del video, questa lamiera qui si rimuove molto facilmente. Ok, penso che questa sia l'inquadratura migliore per poter capire. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna aprire il portellone con una mano e andare a svitare queste viti qua. Mi raccomando, queste viti sono molto importanti perché si fa fatica a trovarle, quindi mettetele da parte e non perdetele. E fate anche molta attenzione a non spanarle perché poi è veramente un casino. Quindi usate il cacciavite a croce con la punta giusta. Ok, tolte queste due viti, abbiamo già sbloccato in parte la cerniera. Quindi vedete la porta si chiude, la cerniera rimane da parte, diciamo, non segue la porta. Ok, una volta svitate queste viti qui, adesso andiamo a svitare queste altre due viti. In questo caso qui ne abbiamo due, quindi una qui e un'altra qui, ma in altri modelli potreste trovarne una sola nella parte bassa. Allora, qui è molto importante non spanarle, quindi cosa facciamo? Prima verifichiamo che non sia bloccata e poi la svitiamo. Ok? Anche qui stessa cosa, puntiamo. Controlliamo che non sia bloccata e poi la svitiamo. Su alcuni modelli, specialmente quelli nuovi, potrebbe essere presente questa parte qui che andrà rimossa, quindi togliamo le viti e rimuoviamo questa parte. Altrimenti farete molta fatica a togliere la cerniera. Ok, arrivati a questo punto non ci resta che togliere appunto la cerniera e staccarla dal resto della lavastoviglie. Per fare ciò bisogna tirarla così e sganciarla, non so se avete visto, comunque molto semplice. Ok? Adesso come si fa per rimontare appunto la cerniera? Lo vediamo insieme. Adesso questa qui è nuova, non è guasta, quindi è inutile che la cambio. Era giusto per farvi vedere. Quindi adesso rimonterò questa cerniera qui. Ok, a questo punto dobbiamo aprire la cerniera, inserire prima questa parte qui dietro, così, e poi posizionarla. Ok, semplicissimo. È molto probabile che la cerniera la trovate già aperta, ci sono dei piccoli bussolotti di metallo che le tengono bloccate in modo che rimangano aperte, quindi dovrebbe essere anche molto più facile. A questo punto andiamo a recuperare le viti. Se per caso la cerniera non è ben allineata, con un cacciavite a taglio possiamo inserire il cacciavite in questo foro e muoverla un pochino. Allora, questo foro deve corrispondere perfettamente alla lamiera, così poi corrisponderanno anche i fori delle viti. Quindi prendiamo poi la sua vite e la vitiamo. Ok. Ok, una parte della cerniera è fissata. Come potete vedere abbiamo avvitato questa vite, questa, e questo qui corrisponde perfettamente alla cerniera. Ok? Ci mancano le altre due viti che erano qua.
Allora, una volta messa la staffa di ferro, dobbiamo andare a mettere le viti che abbiamo tolto in precedenza. Quindi apriamo il portellone, così. Poi, quindi una volta aperto il portellone, andiamo a centrare, vedete? Andiamo a centrare la cerniera con il foro e la lamiera e avvitiamo. Stessa cosa con la vite più in basso, inseriamo e avvitiamo. Ok, la cerniera di sinistra è stata cambiata. Per sicurezza con un pappagallo andiamo a fare pressione qui per farla inserire meglio. Quindi apriamo il portellone e con il pappagallo andiamo a far inserire meglio la cerniera nel suo alloggio. Potreste sentire uno scatto quando lo fate, questo perché si inserisce meglio. In questo caso era già inserita bene, però a volte può capitare che non si inserisca bene, quindi poi fareste fatica a montare il fianco. Quindi con un pappagallo la spingete dentro, la fate sentire proprio uno scatto e questa entra bene dentro. Quindi questa lamiera qui della cerniera deve essere quasi a filo, se non addirittura bene a filo con questa lamiera qui, altrimenti fate fatica a montare il profilo del fianco sinistro. E niente, fatto questo, è inutile che vi faccio vedere anche come si cambia la cerniera del fianco destro, perché è la stessa identica cosa. L'unica cosa che cambia, che c'è in più, è il filo di terra che è collegato appunto alla cerniera di destra. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccate mi piace e che i pezzi di ricambio li trovate nei link che ho messo nel primo commento, quindi qui in basso, se guardate da qualche parte qui in basso ci dovrebbe essere scritto commenti, ci cliccate sopra, il primo commento in alto è il mio e lì ci sono tutti i link dei pezzi di ricambio che abbiamo utilizzato per questo video. Grazie a tutti, spero di esservi stato utile e alla prossima. Ciao ciao!